Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston, questa mitica leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini scala 1 a 8, uscita numero 20. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto nell'uscita numero 20 e troviamo un pneumatico. Nessun problema ragazzi, come dico sempre, sappiamo il prezzo finale, sappiamo le uscite quali sono. È inutile lamentarsi se anche trovate, per dire, una vite, tanto lo sapete che quello è il prezzo. Una cosa che però volevo dire è questa. Nel video precedente, se non sbaglio il 18, non il 19, ho detto che il cerchione era più largo perché essendo posteriore poteva essere più largo, però non ero sicuro e infatti confermo, non è più largo perché la misura della Citroën 2 cavalli è sia davanti che dietro uguale 125 R15. In questo caso abbiamo delle Radial X Michelin, bellissime. Ok? Beh, qui c'è poco da dire. Eseguita molto bene, difetti non ce n'è, anche perché diversamente ce la sostituiscono senza problemi, ma è meglio così che non abbia difetti. Andiamo a metterla via perché non la monteremo in questa sessione di lavoro. In questa sessione di lavoro andremo a prendere l'uscita numero 18. Va bene? Allora, ci dice di prendere il nostro telaio, eccolo qui, è grande ragazzi, non riesco a inquadrarlo tutto, ok? Ci dice posiziona la staffa dei bracci della sospensione anteriore che hai trovato nel numero 18, andiamo a prendere la staffa, eccola qui, sopra i fori del braccio destro e del braccio sinistro, 1 e 2, fori braccio destro e braccio sinistro. Poi prima di tutto però, prima di procedere, ci dice leggi con attenzione la nota tecnica pagina 6 e andiamo a leggerla perché questo ragazzi si può montare sia così che così, ma solo una è la posizione corretta, che è questa. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono. Ecco qua, faccio così che faccio prima, vedete? La staffa dei bracci della sospensione anteriore ha 4 alette, 1, 2, 3 e 4. Chiedo scusa, ha 4 alette forate di forma differente, la potete vedere perché sono queste grandi e queste più sottili, più strette. Quelle più strette devono essere orientate verso la parte anteriore del telaio. Guardate, più chiaro di questo disegno non si può. Quindi qua avremo il paraurto anteriore e vanno posizionate così. Con questo segmento che vedete qui, si vede, proviamo a mettere un po' l'immagine a fuoco, comunque c'è una scanalatura qui, questo dovete averlo verso di voi, quindi andiamo a posizionarlo in questa maniera, così. Vedete che Michele vi aveva detto che avrebbe poi smontato questi due bracci che tengono questi collarini in plastica perché non mi piaceva lasciarlo a penzoloni così, però come potete vedere abbiamo subito risolto il problema perché va messo questo, quindi non andrò certamente a smontarli. Allora, questo va poi fissato con delle viti. Le viti sono le BM. Andiamo a prendere le viti BM. Eccole qui. Viti BM, scritta di colore nero,
M finale metallo, queste viti vanno esclusivamente montate nel metallo. Andiamo a prendere il nuovo cacciavite. Allora, ascoltate ragazzi, qui abbiamo, guardate, state sempre attenti a queste cose in plastica, plastica e plastica. Questo, vedete? Fate attenzione quando maneggiate il modello, non vi distraete perché è un attimo a romperle. Anche questo, mi raccomando, 1 e 2. Andiamo avanti, prendiamo, guardate, io l'ho già fatto, me lo sono portato avanti come lavoro, così il video viene più breve. Andate a crearvi il filetto con del grasso in una, aspettate che metto l'immagine a fuoco, eccola qui, quindi in 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prendete 7 viti BM, che bella calamita che ha questo nuovo cacciavite, ecco perché ce l'hanno dato, vedete che sono molto più grandi, infatti queste come testa a croce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettiamole qui, ne abbiamo ancora 3, lasciamole da parte, ci serviranno di sicuro, o magari qualcuna ci avanza, come sempre ci viene data in più. Allora, quindi prendete il grasso o l'olio, quello che volete. Io vi faccio solo vedere perché l'ho già fatto. Lo andate a bagnare appena appena e vi fate tutti e 7 questi filetti. Va bene ragazzi? Non serve bagnarlo 2 volte, l'importante è che lo bagnate una volta. Dopodiché con della carta, mi raccomando, andate a tamponare il grasso e andate a toglierlo tutto, quello in eccesso, tutto, perché poi va sulla plastica e potrebbe rovinarla con gli anni. Quindi fate così, se avete piacere. Diversamente ragazzi ci mancherebbe, io mi permetto di darvi dei consigli. Allora, come ci hanno detto, la parte più stretta va davanti, la parte più larga va dietro, il davanti ovviamente dove abbiamo il gancio per l'attacco del cofano anteriore, e qui abbiamo questa scanalatura che dovete avere verso di voi. Quindi andiamo a posizionare questo in questa maniera e andiamo ad avvitare le 4 viti BM. Guardate come gira bene il cacciavite, li andiamo a puntare. Adesso io ragazzi vi farei anche vedere tutto il video, ma per non annoiarvi troppo metto in pausa e ci vediamo dopo. Ecco qua ragazzi, abbiamo montato la staffa dei bracci delle sospensioni. Adesso sì che è un'altra cosa. Poi però andrò probabilmente a mettermi 4 rondelline qui in metallo, e do un po' di pennarello nero, la stessa rondella che vi ho fatto vedere nel video numero 18, ok? Ma non è assolutamente una cosa obbligatoria, io la metto perché essendo di plastica aumento la superficie d'appoggio, per cui visto che il modello è pesante evito che magari col tempo possa danneggiarsi la plastica. Ma ragazzi, ripeto, questo non è una cosa indispensabile. Andiamo poi a prendere l'interno del supporto delle molle, quello che poi ci farà ammortizzare il modello. Prendiamo le 2 molle, qua hanno fatto una cosa molto intelligente perché non dobbiamo impazzire a mantenerle in posizione corretta perché i fori sono leggermente più stretti, vedete, e pizzicano la molla. Lo mettete 1 e 2 all'interno, nei fori dedicati, schiacciate bene che tocchi, ecco qua, la fate ammortizzare, perfetto. A questo punto non ci rimane che metterla qua davanti, guardate, così, ecco perché vi ho fatto fare già il filetto a questi 3. Ok? Qua dovete fare attenzione, dovete tenerlo sospeso davanti, così che queste leve possono andare giù
e comprimere meno la molla. Vedete queste adesso sono alzate, se io alzo questo ovviamente si abbassano, quindi la molla è meno stressata, perché dovete mettere le viti, ragazzi, dovete mettere le viti BM, quindi tirate su dal davanti, vedete che qui così si allontana e così si avvicina al filetto. Questo ci interessa a noi. Poi sempre facendo attenzione a tutti i pezzi di plastica, mi raccomando, andate a fare questo lavoro qui. Premete questo molto forte e mettete prima la vite centrale. Ok? Non lasciatelo, ragazzi, tenetelo sempre in compressione, perché devono lavorare tutte e tre le viti, così se ne lavora solo una potrebbe rompersi. Le puntate soltanto e le stringete alla fine tutte insieme. Ecco qua. Ma che bella questa macchina, ragazzi, perfetto. A questo punto stringiamo tutto bene. 1, 2 e 3, senza esagerare. Nel senso che quando trovate che è diventato duro, smettete di stringere. Però un po' a destra e un po' a sinistra. Un po' a destra e un po' a sinistra. Quando sarete certi di aver posizionato in maniera corretta, o soprattutto stretto in maniera corretta le viti, adesso vi faccio vedere. Questi lavori vanno fatti con molta pazienza, ragazzi, molta pazienza. Ecco qua, vedete, non va più. Perfetto. Sarete sicuri di averlo messo correttamente quando qui, tra la linea del metallo del telaio e la linea in plastica di questo telaio per la molla, per le sospensioni, non ci sarà tra i due, quindi tra il metallo e la plastica, alcuna luce e deve essere perfettamente aderente. Ah, che meraviglia, guardate. E sono dure, perché il modello è pesante. A questo punto, cosa ci rimane da fare? Non ci rimane da fare più nulla. Una volta terminato il montaggio, puoi testare il funzionamento della sospensione muovendo i due bracci anteriori. E lo abbiamo fatto. Bene, ragazzi, guardate a che punto siamo arrivati. Questo è il fascicolo numero 20. Ok? Adesso procediamo con la seconda parte del video, dove farò vedere tutto quello che abbiamo montato fino al numero 20, ma non prima di avervi chiesto, ragazzi, se avete piacere, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ricordatevi, ragazzi, che c'è una playlist dove potrete trovare qualche modello, non ce ne sono tanti, ma col tempo speriamo di riuscire a farne molti di più, grazie anche al vostro aiuto, perché siete voi che tenete vivo il canale, siete voi la vita del canale, e io sono veramente contento, anche perché siete presenti nei commenti, nascono delle amicizie vere con già qualcuno di voi, e questo mi fa molto piacere. Ma chi se lo immaginava, ragazzi, che sarei arrivato a 1000 iscritti io? Ma scherzate, guardate che video che faccio, al di là del contenuto, non c'è musica, non faccio i video editing, non so mettere l'immagine, l'icona iscriviti, subscribe, attiva la campanella, niente, lo devo sempre ripetere a voce. Probabilmente il giorno che riuscirò a farlo sarò così abituato che lo ripeterò anche a voce, ma voi non vi cancellate, ragazzi. Quindi
Volevo anche aggiungere che ogni mio video, visto che non faccio il semplice solo montaggio, ma come vedete cerco di dare consigli a chi ha meno esperienza, proprio per evitare spiacevoli inconvenienti come rotture e quindi danni al modello, ho deciso di sottotitolare in 26 lingue ogni video, proprio per dare la possibilità a chiunque lo voglia di comprendere anche i contenuti verbali e non soltanto guardare le immagini. Bene ragazzi, ci vediamo dopo, andiamo adesso a preparare in un modo o nell'altro perché c'è veramente già tanto materiale. Andiamo a vedere il punto fino al numero 20 in cui siamo arrivati con questo montaggio di questa splendida autovettura. Eccoci qua ragazzi, questa è la panoramica del nostro modellino montato fino all'uscita numero 20, guardate. Qui abbiamo l'apertura dei vetri come in quella vera, ecco qua, basculante, bellissima, metallo, plastica verniciata, metallo, tessuto vero, tubi in tralicci metallici con elastici e ganci metallici sotto come in quella vera, braccio della sospensione posteriore, metallo, cruscotto in plastica con chiave in metallo per consentire poi con un contatto interno dentro il cruscotto all'interno qui di questo foro l'accensione del motore, quindi la simulazione sonora e l'accensione delle luci. E poi abbiamo praticamente tutto il nostro telaio in metallo. Allora, una piccola curiosità, andiamo a pesare perché ragazzi non si ha tanto il senso della misura così nei video se non andiamo a pesare fisicamente proprio il modello. Guardate, pesa 682 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Ecco qui. Solo questo pezzo del blocco motore pesa 136 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Guardate solo una ruota, 124 grammi. Questo è il peso per i nostri amici americani e inglesi. Cofano anteriore 287 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Porta anteriore sinistra lato guida 128 grammi e questo è il peso per i nostri amici americani e inglesi. Ecco qua, guardate soltanto un braccio della sospensione posteriore quanto pesa, 77 grammi, ditemi voi. E questo è il peso per i nostri amici americani e inglesi. E lo so ragazzi, ripeto perché poi io devo anche tradurlo e quindi bisogna comprendere poi quello che io dico. Voi lo sapete, ma quando si va a tradurre un video non è poi così tutto automatico. E il sedile, che è più leggero, comunque pesa 45 grammi e questo è il peso per i nostri amici americani e inglesi. Cosa c'è rimasto da pesare? Questo che è in plastica, 10 grammi, e questo che è il cruscotto, 16 grammi, per un totale di 26 grammi.
Ecco qui la misura per i nostri amici americani e inglesi. Perfetto ragazzi, adesso Michele fa un po' di ordine e poi fa la terza e ultima parte del video, dove permetterò a chi ha desiderio di poter, oltre che guardare le immagini contenute in questo fascicolo numero 20, anche di poterlo leggere. Va bene ragazzi? Mi raccomando, non dimenticatevi, se avete piacere, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Vi ringrazio nuovamente perché siamo arrivati a 1000 iscritti e sono troppo contento, quasi 120.000 visualizzazioni totali, per uno che insomma tutto sa fare fuorché i video, tutto sa fare relativamente. E vi volevo ringraziare ragazzi, quindi adesso faccio un po' d'ordine e procediamo con l'ultima fase. Dopodiché, una volta caricato anche questo video, farò l'ultimo dell'ultima consegna che mi è arrivata, che è il numero 21. Ok? A dopo ragazzi. Ed eccoci qua per questa ultima e terza e ultima parte di questo video numero 20. Dopodiché ci salutiamo e ci vedremo per il video che andrò a caricare subito dopo, che è il numero 21. Allora ragazzi, siete pronti alla lettura e alla visione delle immagini? Michele adesso, come in una biblioteca, farà silenzio e permetterà a voi e quindi a quelli interessati di poter leggere. Questa è la prima pagina dei numeri utili e servizi. Buona lettura ragazzi e buona visione. Scusatemi per le immagini mosse, ma se appoggio il telefonino sul piedistallo, non riesco a farvi leggere così. Che bello il telaio della C4. Era composto da due robusti longheroni collegati da traverse parallele. Longheroni e traverse parallele. Ed eccoci arrivati alla fine di questo fascicolo numero 20. Mi auguro che almeno qualcuno abbia avuto piacere di leggere. Ed eccoci qua, ultima di copertina. Siamo arrivati alla fine. Michele vi ringrazia con tutto il suo cuore, ma davvero ragazzi, anche se ripeto
magari sempre gli stessi saluti, ma non trovo altre parole per dimostrarvi quanto veramente io vi sia grato per avermi fatto arrivare fino a qui. Grazie ragazzi, un saluto a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Un abbraccio, arrivederci al prossimo video. Ciao!